Benvenuti amici di Music Off, sono Davide Tomassone, siamo a Tomassone Roma in compagnia di Moreno Miglione. Eccoci qua, abbiamo cambiato un po' percorso, nel senso che abbiamo parlato nelle puntate precedenti della storia di Gibson fino all'Oar, fino al 1922, l'invenzione del truss rod, il montaggio e l'installazione del ponte tipo violino appoggiato sulla tavola, e siamo passati a un tipo di strumento diverso, sì, perché c'erano delle vere e proprie sfide in quel momento tra le varie aziende, Epiphone, Gretsch, Martin in questo caso, quindi si guardavano non in cagnesco, un po' meno della sana collaborazione che probabilmente c'è negli ultimi anni, quindi un po' si tenevano sotto controllo, appena una avanzava in una direzione l'altra guardava e se la cosa aveva un po' di successo si indirizzava. Ecco, Martin fece così, provò a fare qualche hardstop, però probabilmente la lavorazione dell'hardstop era molto lontana dalla loro tradizione che era legata invece alle flat top, mentre Gibson incominciò a portare avanti un percorso di flat top. Negli anni 30 la prima chitarra fu la Nick Lucas, una chitarra data al musicista lucanese, penso di origini italiane, visto che il nome non è proprio americano come origine, ma non ne sono certo, ma partì con questa piccola Lucas e poi, proprio perché era il momento della Dreadnought, che era uscita un po' di anni prima, e della richiesta nelle band, nelle orchestre di grandi volumi, fece addirittura la Jumbo, la Super Jumbo, la 200, una grande chitarra, e tutto questo proprio sempre per lottare, per andare a proporre un prodotto alternativo alla Martin in questo caso. In questo caso la forma era un po' più originale, una J, una forma più arrotondata, una round shoulder, una chitarra che poi darà il via negli anni a seguire, se non ricordo male, negli anni 30, 40, 41, 42 dovrebbe essere alla J45, questa è una replica un po' più attardata, è chiaro che per potervi raccontare un po' la storia commettiamo dei falsi storici, per cui se andrete a vedere questa è una riedizione che riguarda il 1936, qua parliamo di qualche anno prima, però diciamo che è l'idea, è il messaggio, è il percorso che vi vogliamo dare. E fai altri 4 accordi su questo prodotto, oppure vogliamo passare alla J200, che così facciamo sentire qualcosa di una cassa veramente grande. Prego. Ecco, è chiaro che questa è una riedizione, un modello attuale, un prodotto di nuova realizzazione, addirittura preamplificata, quindi non è riconducibile a quegli anni. Però l'idea era quella di una costruzione di chitarra veramente molto grande per andare a lottare contro il suonone della Martin. Così anche su altre serie, altre linee. È il periodo in cui c'è l'evoluzione dell'L5 e della Super 400, questa chitarra grandissima, cassa 18 pollici, veramente grande, tutta in massello, tutta scavata, in acero, maniche in acero, top in abete, chitarra inizialmente non amplificata e che poi nelle fasi successive verrà amplificata. Anche in questo caso grande falso storico, stiamo facendo una roba che non esiste, ma abbiamo piacere di farvi sentire quello che poteva essere più o meno l'idea del sound, anche se in questo caso con un pick-up che non è assolutamente l'originale dell'epoca, che però si suonava in qualche modo, arrivava alle orecchie delle persone che frequentavano i locali dell'epoca che, prima di fartela sentire, ricordiamo, era un periodo un po' strano, periodo prima della Grande Depressione, comunque ridosso della Grande Depressione, periodo in cui non si potevano consumare alcolici, il proibizionismo, locali, la gente si voleva comunque divertire, c'era il Cotton Club, c'erano Barney Kessler, Bellis, c'era tutto un percorso che in questo caso è bene ricordare, e ne parleremo più tardi, Charlie Christian, un grande, morto a 26 anni, prematuro, però che ha dato il via a tutta una serie di musicisti che hanno fatto poi la storia del jazz. Vai Moreno.
carina, no? Periodo particolare quello che si viveva in quel momento. Abbiamo parlato della depressione, abbiamo parlato di un momento in cui l'economia andò in down, anche la Gibson ebbe qualche problema, che sono poi ripetuti ciclicamente nel corso della storia. Periodo in cui la Gibson cominciò a fare chitarre anche con altri marchi perché aveva necessità di fare prodotti più economici che arrivassero alle tasche di tutti, potessero essere acquistabili da chiunque. Addirittura per un certo periodo fece dei giocattoli di legno per bambini per continuare a lavorare, quindi non è poi stato tutto rose e fiori, anche le ultime vicissitudini ce lo raccontano. All'interno della produzione, della storia di qualunque azienda ci sono momenti top e momenti down. Ecco, il periodo della Grande Depressione, il periodo del 29, c'erano grande voglia di fare, ma c'era grande voglia anche di suonare, perché appunto nei locali un po' nascosti, un po' di traverso, col consumo di alcol, si entrava addirittura con delle parole chiave nei locali, quindi si arrivava davanti, si diceva una parola e se la parola era giusta entravi e ti facevano andare a consumare alcol come era desiderio, perché privati di tutti. E quindi niente, è un periodo in cui la Gibson fa un po' di tutto. Tra questi ricordiamo marchi che sono arrivati nelle orecchie dei nostri giorni come Recorder King, ma come Kalamazoo, cioè chiamò la produzione economica di chitarre piccoline poco rifinite, molto semplici, un focus molto dritto, le chiamò Kalamazoo in onore appunto della zona di produzione. Poi ricominciarono anche le bellissime L7 e tutta la produzione invece di casse più grandi, più acustiche, belle come questa. Se hai voglia girala questa Super 400 perché è bella da suonare ma è bella anche da vedere, quindi abbiamo degli aceri ricci, degli aceri fiammati masselli, l'acero nel manico, questa palettone importante. Questo palettone sarà poi comune denominatore di altri grandi produttori come D'Angeli, come Stromberg. C'è tutto un filone di costruttori di chitarre jazz in massello che partono da questo prodotto Super 400 o la più piccola L5, molto conosciuta ai più, e che ha dato il vita a tutta una serie di musicisti jazz e di orchestre che con questo strumento hanno fatto sognare. Abbiamo sentito la Jumbo, l'Advanced Jumbo, abbiamo sentito la Jumbo tradizionale, la Super Jumbo, abbiamo sentito la Super 400, anche in questo caso vi prenderei fuori qualche cosa che darà il via a quello che approfondiremo nella prossima puntata, ma mi sembra carino affiancare a un prodotto come la Super 400, che non doveva essere amplificata, uno strumento che non è la ES150 che ha dato via all'esperienza Electric Spanish, ES significa proprio Electric Spanish, ma questo prodotto, in questo caso la 175 con dei P90, può essere l'idea di quello che poteva essere il suono da cui partivano, e quasi quasi farei qualche suono acustico, quindi tenendola spenta, e qualche suono amplificato, perché corrisponderà più o meno a quello che la prima generazione di pick-up prodotti da Gibson e disegnati da Fuller, perché anche su questo ci fu una grossa rincorsa a costruire il pick-up ideale. Rickenbacker lo aveva fatto, altre aziende si stavano muovendo attorno a questo prodotto, il tutto partì amplificando le lap steel, perché anche quello era un mercato di cui non abbiamo parlato, come un po' abbiamo saltato tutto il percorso dei banjo, ma anche la lap steel, la chitarra hawaiana, aveva un grosso seguito, chitarra facile, col tom bar, si suonava un po' d'orecchio, senza bisogno di grossa tecnica, e riempiva molto. Bene, sentiamo questa 175, ripeto, falso storico, non siamo nel periodo giusto, ma l'idea del sound acustico ed amplificato era questo. Prego Moreno. Quindi siamo a metà degli anni 30 con Electric Spanish, la S150 col pick-up a bar, quello che avete visto
per di più lo si conosce come il Charlie Christian, quel pick-up che ha nella parte dietro il pick-up ci sono 3 viti che permettono di regolare l'altezza, perché c'era una specie di perno con delle molle che regolavano l'altezza, non aveva i poli come il P90 ma aveva un'unica barra, ed è il primo esperimento di chitarra elettrica di casa Gibson. Considerate che all'epoca le chitarre venivano vendute direttamente col proprio amplificatore, perché non c'era ancora un mercato e quindi dovevano coprire sia lato chitarra che lato amplificatore. Bene, direi di concludere con un ulteriore ultimo cambio di vertice in casa Gibson, nel senso che il vecchio board passa la mano alla Chicago Music Instrument, quindi un'altra azienda di Chicago compra la Gibson per rilanciare, erano già proprietari di altre aziende di strumenti musicali, per rilanciarla e continuare la crescita. Ogni volta che c'è un cambio, a seguito spesso di una crisi, e questo ci serve da lezione anche ai tempi nostri, bene, c'è un nuovo investitore, ci sono nuove energie, nuove forze e la Gibson crescerà ancora e farà un ulteriore passo. Bene, direi Moreno grazie, abbiamo passato anche questa puntata insieme, credo sia stata una bella esperienza, nonostante, ripeto, falsi storici per gli anni, ma l'idea credo che sia passata, flat top, ES, amplificazione, e vi aspettiamo alla prossima puntata, qui da Tommassone Roma, sono Davide Tommassone, vi saluto e vi ringrazio e vi saluta anche Moreno Miglione. Grazie a voi, alla prossima.